perché non sai mai chi ti puoi beccare, magari ti becchi, che ne so, un tossico tutto fatto che per farsi una busta ti viene a rapinare. Però cosa ci devi fare, mio amico? Anche te c'è Nicolò, è stato arrestato, cosa ci posso fare? Non esco più con lui perché è stato arrestato. Assistenti sociali e psicologi, questa cosa qua, io quelle cose là le ho fatte perché volevo io, non perché me l'ha messa in testa qualcun altro. Sono rimasto uno dei pochi che va a scuola, però va bene così, onesto. Sono stato arrestato per tante cose, rapine, estorsioni, furti. Il mio nome è Nicolò, ma nome d'arte Dece. Mi identifico così ormai in giro. La mia storia è un po' complicata da spiegare. Ho avuto tanti alti, tanti bassi. Uno di questi bassi è stata all'età di 14 anni che mi arrestarono per tante cose. Da un giorno all'altro mi sono ritrovato le manette ai polsi. Sono ritrovato in comunità da solo a 14 anni. Questa cosa qui ha pesato molto sulla mia coscienza e è stata una lezione di vita che mi ha fatto capire gli aspetti brutti della strada. Sono stato arrestato per tante cose, rapine, estorsioni, furti. Diciamo che ho un po' una bella lista di reati. Ma sa, 14 anni? A 14 anni, sì. E come sei capitato dentro una cosa così grande a 14 anni? Ma... Cioè, le amicizie sbagliate? No, non sono state le amicizie sbagliate, che ho sempre avuto io la testa di cazzo, capito? Non ho mai dato retta a nessuno, ho sempre fatto quello che volevo io. Sono sempre andato avanti per la mia strada da solo e così continuerò a fare. Adesso punto sulla musica. Ce l'hai pure un piano B? Piano B, ecco, sempre la musica. Non c'è un piano B, questo sarà il mio piano futuro. E la scuola? A scuola non ci vado più ormai da un paio d'anni, non fa per me, mi hanno bocciato già 3 volte, ho deciso di lasciare la scuola. E lì in comunità, a scuola c'era la possibilità di studiare, imparare qualcosa? No. Non sono andato a scuola nel periodo in comunità, manco mi facevano fare le video lezioni e niente, quindi non ho potuto seguire la scuola. Ho perso il primo anno di scuola e l'ho perso proprio in comunità, perché per le assenze, per quelle cose lì ho perso il primo anno di scuola. Poi il secondo anche ci ho perso la testa e il terzo non ci sono più andato. E in famiglia che cosa dicono di quello che ti è successo? Ma capito, in famiglia ovvio erano dispiaciuti perché comunque è sempre una roba brutta vedere tuo figlio arrestato da un giorno all'altro, però comunque è una roba che è successa a tante persone a noi in famiglia, però capito, non è una roba a cui siamo abituati, però fa comunque male, però non è un'abitudine, però non so come spiegare, è una roba... Che sai che può capitare? Può capitare, non si augura a nessuno, quello è certo. È brutto chiusi, sì, privati sì. della libertà, sì. specie Poi a quell'età. A 14 anni, che sei proprio nel pieno dell'età. Che è il momento più bello della tua vita, scoperte, uscire, amici. Le prime cose, sì, le prime cose. Com'era la tua giornata tipo in comunità? Ma mi svegliavo per le 8 di mattina, se non mi svegliavo mi toglievano le sigarette da fumare, oppure non mi facevano chiamare a casa, scendevo giù a fare colazione in sala comune e con quello che c'era, poco e niente, qualche biscotto avanzato da una settimana di cose e basta. Poi preparavamo il pranzo, facevamo delle attività di pulizia della comunità, cose così, ma niente di che. Andavamo a dormire alle 10:30, si spegnevano le luci. 3 volte a settimana mi facevano chiamare i miei genitori per 10 minuti e tante volte ci sono stati screzi pure con gli educatori per la poca durata delle chiamate. 10 minuti e basta, sono pochi comunque, per 3 giorni alla settimana. Eppure qualche volta mi è capitato che ricevessi una volta come per protesta perché non mi volevano far chiamare mia madre, avevo incendiato una porta della comunità e la seconda volta si può dire, avevo chiuso un'educatrice 3 ore nella sua stanza e avevo preso il telefono per chiamare mia madre perché non mi voleva far chiamare mia madre al suo compleanno perché non era il mio giorno di chiamata.
nella Ma tu gli settimana. avevi chiesto un'eccezione per il Sì, compleanno avevo di tua chiesto se mi madre. poteva far chiamare mia madre e mi aveva detto di no, allora io l'avevo fatto casino al momento. Bisognerebbe mettersi anche nei panni miei, capito? Mia madre è il suo compleanno, io ho 14 anni, sono in comunità, piccolo, e poi non mi fanno chiamare mia madre il giorno del suo compleanno, è una roba che mi ha dato molto fastidio. E infatti da lì mi sono arrivate un paio di segnalazioni del giudice e 1000 sbattimenti in più sono stati poi. Poi vabbè, dopo 7 mesi sono uscito dalla comunità perché la comunità è fallita per mancanza di fondi. A una certa sono rimasto da solo, io in comunità con gli educatori, e mi hanno mandato a casa ai domiciliari, ho fatto un paio di mesi di domiciliari, poi ho fatto il processo e mi hanno dato 2 anni di messa alla prova, che ho finito a gennaio tra l'altro, finito da poco. Tu oggi sei a posto, cioè non c'hai più nulla. Adesso sono libero, E non c'è più nulla. nella musica le racconti queste esperienze? Nella Cioè, sono musica- esperienze abbastanza difficili per uno che ha 14 anni, le ha vissute, adesso ce n'è 17. Sì, ne parlo di queste cose, parlo anche delle realtà del quartiere e di tutto, di come si vive qua. E devo dire che questa esperienza ha fatto male. Più che male è stata formativa. Poi vabbè, tutti i miei amici mi sono sempre stati accanto, mi supportano anche con la musica, spero in futuro di poter progredire con la musica, di non dover più buttarmi nella strada e stare solo sulla musica, come è giusto che sia. E secondo te, attraverso quello che poi farai nella musica, riuscirai ad essere un esempio magari per altri giovani? Perché tu poi diventerai grande e qualche ragazzino guarda a te e gli dici: guarda, magari quello che ho fatto io è brutto, puoi evitartelo come? Non so se la gente mi prenderà come un esempio da seguire, però io comunque a un ragazzino più piccolo, se lo vedo fare casino in giro, io glielo dico, non è che ti sto rimproverando perché voglio fare il padre, ma perché io ci sono passato questa situazione e ti dico che stare lontano dalla tua famiglia è la cosa più brutta che può succederti. Può succedere di tutto, ma stare lontano dalla famiglia è la cosa più brutta che può succedere. Neanche fare gli auguri alla mamma il giorno E del suo neanche poter compleanno. fare gli auguri capito? alla madre, al padre, non esserci a dare un abbraccio alla madre al giorno del compleanno, a vedere, che ne so, tuo fratello a giocare una partita di calcio, perché io ho 2 fratelli più piccoli pure. C'avevano sempre le partite di calcio, solo che io ci sarei voluto andare, ma purtroppo ero chiuso là. Sì, ho sentito qualche amicizia, qualche ragazzo lo sento ancora, qualche ragazzo è stato arrestato di nuovo, li sento ancora. Eravamo tanta gente di Milano e c'era pure gente di fuori, chi di Cinisello, chi di Como, chi di Lissone, chi di Monza. E comunque in un modo o nell'altro si è creata questa amicizia, capito? Si esce, ognuno prende strade diverse. Tu hai detto che in comunità non facevate niente. Non fa praticamente Ora niente. parli del tuo cambiamento, della tua rinascita con una passione che è la musica. Se tu ci avessi la magia di aprirla tu una comunità, che cosa faresti fare ai ragazzi? Sicuramente li metterei nello studio musicale come attività, tutto attrezzato, poi campi da calcio anche per fare attività fisica e palestra, un po' come sta facendo Don Claudio alla Kairos, quello sarebbe proprio il mio genere di comunità che io tirerei su. Infatti poi usciti pure musicisti da lì. Sì, tantissimi musicisti, Baby Gang, Saki, tutta quella gente lì, Simba Ru, tutta quella gente lì è uscita da quel contesto. Alla Ha fine. capito che ci sono dei talenti per la musica che poi possono fare, oltre che soldi, anche qualcosa di utile, no? Più che altro hanno trovato gente che credeva in loro prima che qualcun altro credesse in loro. Don Claudio è stato, se si può dire, il loro pioniere, l'unico che ha creduto in loro e che Li ha fatti sfogare. e che li ha fatti sfogare, perché erano tutti giovani arrabbiati che volevano sfogarsi tramite la musica, e Don Claudio gli ha messo un microfono e alla fine gli ha detto, "Canta". i risultati sono quelli che si vedono mo'. Infatti se vediamo Saki, Simba, tutti sono ai vertici della scena italiana mo'. Grazie a Don Claudio che ha creduto in loro e non ha classificato i ragazzi come dei delinquenti che non sanno fare nient'altro che andare a rubare, spacciare, cose così, ma ha trovato il bene in loro. Capito? Di spronare i ragazzi a lasciare la strada e a fare quello che piace a Cioè loro. dare un'alternativa Dare reale, un'alternativa, tangibile, bravo. che permette E sia di questo, vivere, questo. ma più che altro di avere le proprie passioni, poi alla Sì, fine. L'episodio più brutto e però anche quello più bello che ti è successo quando stavi là.
L'episodio più brutto è vedere un mio amico a cui ero tanto legato dover scappare obbligato perché aveva combinato occasioni di comunità, è dovuto scappare. Non l'ho più rivisto per 1 anno e mezzo, poi ci siamo rivisti dopo un tot di tempo fuori. E questa cosa è stata brutta, vedere la gente partire, tu rimanere in comunità, capito? Eravamo molto legati io e lui. Poi la cosa più bella che mi è capitata ovviamente è uscire. Quello, vabbè, penso per tutti. Tutte le persone in detenzione ovviamente ti diranno la roba più bella che mi è capitata quando mi hanno detto che esco. Ovviamente quella è la cosa più bella. Magari il carcere fosse così bello che faccio la grigliata così quando voglio, gioco a calcio sempre, sono sempre in giro per la sezione, questi educatori che ti aiutano, che ti fanno uscire così senza dire niente. Non è la realtà quella, la realtà è tutt'altro, solo se lo vivi in prima persona puoi veramente dire mare fuori è una cazzata. Però vabbè, comunque ci sta come serie da vedere così, però non è... La gente mo pensa che entra in carcere e dice ah, come mare fuori. Come mare fuori non c'è un cazzo. Sa di satira, tipo. Vabbè, ma con gli educatori non c'è stato qualcuno con cui è stretto? No, non c'era questo rapporto così buono, era sempre una faida con l'educatore. E coi compagni invece c'era sempre solidarietà o è capitato magari anche che qualche compagno magari ce litigavi? No, vabbè, qualche screzio era normale, però alla fine eravamo un gruppo contro il nemico pubblico che era l'educatore. Cioè noi il nostro pensiero era sempre a fregare l'educatore, a fare in modo, capito, a fottere il sistema in quel caso. Infatti una volta ci avevamo pure rotti i coglioni, ci avevamo pure minacciati di denunciarci a tutti perché ci eravamo ribellati che noi nella nostra comunità avevamo le telecamere nei corridoi, nella stanza, in bagno, dappertutto. In bagno, no, in bagno no, perché là per privacy non puoi. Almeno in bagno, dico. Sì, solo in bagno no. Però, capito, noi ci siamo girati male un giorno e abbiamo preso e le abbiamo spaccate tutte. Basta. E poi da lì non le hanno più messe, anche perché la comunità non aveva più fondi. Ma l'alternativa alla comunità quale sarebbe stata? Il carcere minorile in quel Carcere caso? minorile, ma diciamo che mi è andata di fortuna perché io sono stato arrestato nel periodo e quel momento c'era sovraffollamento nei carceri. Hanno deciso di non mandarmi più in carcere, mi hanno mandato in comunità. Quel che è successo. Mo sono qui a parlarne felicemente del mio passato, ormai è alle spalle, però non me lo dimenticherò. È una roba che giustamente, sì, che giustamente rimarrà impressa nella mia mente. Carcere dei grandi. Hai paura che domani ricadi e puoi finire nel carcere dei grandi? Cioè quello vero? Ma paura no, perché comunque paura, rispetto per tutti, paura di nessuno, nel senso, capito? Io, capito, sono andato a trovare molta gente, molti zii e così al carcere dei grandi, comunque è un ambiente che diciamo conosco, però vabbè non ho paura di finire in carcere, capito? Se posso evitarmelo meglio, ovvio, come tutti, però vabbè, se dovesse mai succedere no, non ho la paura, capito? È di passaggio, come si dice. Certo, è buttare tempo. Certo, sarebbe tempo buttato, dentro. ovvio. Però vabbè, se dovessi finire in carcere grandi ci avrei altre storie sicuramente da raccontare. Allora, con tutto che era sbagliato, eccetera, eccetera, però sicuramente era una vita densa di emozioni, seppur negative, emozioni, no? Sì, sì. Adesso che sei più ordinario, ti manca quella parte di te? Non mi manca, però è una parte che comunque mi ricorderò sempre, però vabbè, io non è che sono cambiato da un giorno all'altro, se ci sono le situazioni mi butta lo stesso, non è che se sono stato arrestato di cose, cioè, capito? Io l'ho sempre detto anche agli assistenti sociali e psicologi, questa cosa qua, io quelle cose là le ho fatte perché volevo io, non perché me l'ha messa in testa qualcun altro. Ho messo alla prova centro diurno, che è la comunità pomeridiana 3 volte a settimana, colloqui con assistenti sociali e psicologa, e CERT no però. L'unica cosa, stranamente non mi hanno dato il CERT. Ma tu c'hai avuto problemi con le sostanze? No, con le sostanze no, vabbè, fumo solo le canne in tra, capito? Niente, mai provato altre sostanze né niente. Non fa per me, meglio. Ah, l'amore, boh, una roba secondo me è un po' complicata da spiegare a quest'età. Comunque ho 17 anni, a parlare di amore è presto.
Vabbè, ovviamente le ragazze che vanno e vengono ci sono comunque a quest'età, però preferisco prima stabilirmi economicamente, mettermi in chiaro le idee, poi magari pensare a una ragazza, famiglia e cose così. La pensione, se sono ancora vivo, perché a furia di allungare l'età a cui si piglia la pensione arrivo a 70 anni che la pensione si piglia a 95. Allora, prima ti ho chiesto com'era la tua giornata in comunità, tipo. La Ok. tua giornata adesso. Da adesso? Vai. Mi Recuperare i sveglio. telefonini rubati ai vecchietti. Vabbè, è un atto nobile, eh. No, sì, è ovvio. Vabbè, mi sveglio, guardo il telefono, sento mio padre, così parliamo un po' della musica in generale, così, poi vabbè, esco a una certa, vengo qua in piazza, passo la giornata pomeriggio, torno a casa, mangio e poi la sera di solito vado sempre in studio. Non mi piace stare buttato in mezzo alla strada a non fare nulla, capito? Quando ho la possibilità vado in studio a registrare, capito? E questa è la cosa che a me piace fare e che voglio continuare a fare. Per non stare buttato in mezzo alla strada, a perdere tempo e a buttare la mia gioventù. Almeno segui i tuoi sogni lì, no? Sì, seguo i miei sogni. Quelle vecchio stile milanese col portone ancora tutto da rifà. Sì, queste sono le case popolari vecchia Milano proprio. Guarda la pavimentazione. Ah, vedi quei balconi quelli vecchio stile col ballatoio tutto. Così non è mai stato rinnovato. Sì, no, l'avevo vista, ma non qua. E qua tutta questa via sono tutti così i cortili. Tutti così. Qui c'è poi una sorta di condivisione perché quando tu abiti così magari vai dal vicino, gli passi davanti alla finestra. Sì, gridano. Sì. Poi ecco, una cosa non ho mai capito a Milano, ste tende così buttate fuori, l'ho viste ovunque. Guarda lì la plastica sopra, non fa piovere in casa. Sì. Ma voi abitate qua, qualcuno di voi? Abbiamo tutto là dintorno. Più o meno sono tutte così le case qua. Sì, sì. E voi siete cresciuti praticamente con queste finestre che magari uno ti può passare Certo. davanti. Sì, tu magari sei lì in casa e ti passa davanti il ragazzo, devi scendere. Cosa. Passa davanti. Sì, magari io abito lì per arrivare alla scala devo scendere, devo Passi passarci davanti a davanti. tutti. Sì, ma chiamare il tuo amico così. Sì, qui citofono, lui scendeva e andavi, giocavi a calcio, andavi in ardissone, davanti così. Mazza, questo è proprio tipico, guarda, con la bacheca. Sazzoni pulite. La portineria però non c'è più. Occhio che c'è un cane che ha fatto... Attente, vedi là, guarda. No, pure di là è pieno. Sì, così sei proprio... Ma che poi scusate, c'avete, queste sono case popolari pure belle secondo me esteticamente. E di là sono palazzi privati però. Sì, infatti quelle lì sono le viette private. C'è sta suddivisione. Ricchi e poveri. Ma vi è capitato mai, magari con ragazzi, altri ragazzi, che c'è quello ricco? Ecco, noi non conosciamo nessuno di sta parte qua della Noi, via. quelli di qua escono da noi, capito? Il 90%. E quelli di là vanno verso di là, capito? che nessuno li Già conosce. verso Piazza Firenze. Cioè, nonostante abitiate di fronte, non vi conoscete. No. Noi siamo sempre rimasti un gruppo un po' chiuso, capito? Tra di noi. Siamo cresciuti noi, cioè è difficile che entri un'altra persona in compagnia, capito? Siamo sempre rimasti noi, rimaniamo noi, siamo felici così. Ma questo perché dall'altra parte c'è un po' di, perché chiamiamola, non si sa mai. un'idea di forse sti ragazzi sono pericolosi. Può anche essere, dalla loro parte possono pensare, magari esco con loro, mi trovo in mezzo ai guai, io non mi voglio trovare in mezzo ai guai, magari da parte nostra c'è il pensiero, io con lui non ci voglio uscire, magari succede qualcosa a mi fa arrestare, capito? Ci sono contesti diversi e quindi usciamo in due compagnie diverse. Purtroppo è così. Tu studi? Io sì, vado a scuola. Sono rimasto uno dei pochi che va a scuola, però va bene così, onesto. Vado a scuola, non sono mai stato arrestato, mi faccio i fatti miei e basta. Però riesci ad avere un rapporto con tutti, nonostante tu sia l'unico che va a scuola. È un bravo ragazzo, mettiamola così, no? Ma perché mi hanno sempre insegnato l'educazione, portare rispetto e quindi io mi sono saputo adattare con tutti, capito? Dal più grande al più piccolo, con tutti. I tuoi genitori magari ti dicono, che ne so, esci con un amico,
che c'ha avuto un passato un po' difficile, che ti dicono? Stacci attento, oppure è normale? Il contesto, cioè, sicuramente mia madre mi dice stai attento, non farti tirare in mezzo. Però cosa ci devi fare, mio amico? Anche te, cioè, Nicolò è stato arrestato, cosa ci posso fare? Non esco più con lui perché è stato arrestato. Siamo cresciuti insieme, siamo andati nella stessa zona, per me poteva essere chiunque, se sei mio amico, capito? Cioè non è perché me lo dice qualcuno, no, lascia stare quello, io lo evito. Però ti faccio un'altra domanda, io perché te lo dico, c'ho avuto pure io, c'ho amici anch'io che hanno precedenti penali o altro. Se quel tuo amico si caccia nei guai e ovviamente ha bisogno del tuo aiuto, però tu per aiutarlo rischi di finire in un guaio, come ragioni in quel caso? Se posso dargli una mano, certo che gliela do, a rischio di finire in un guaio. Se è un mio amico gliela do, capito? Però comunque se è un mio amico faccio il modo possibile di non farlo finire nei guai, piuttosto me la risolvo da solo. Sì, infatti non funziona, cioè non è che cioè, se finisci nei guai. Io ho capito. Mi chiedono una mano a me, Penso che capito? la reputerei una roba da vigliacchi, come capito, ti dico un conto, ti dico faccio una rapina, ok, sono latitante, ti dico Venga a casa fammi stare tua. a casa tua, non glielo chiedo neanche perché se capito mi beccano a casa sua, si arrestano a me e a lui. Capito? È un bel ragionamento questo, Eh, è l'amico vero. Piuttosto mi vado a buttare da qualche parte dove... Qualche dove- cantina, sono infatti. tutte aperte, vai giù in cantina e ti butti in cantina. Pure voi c'è delle famose cantine qua, ultra... C'è. No, perché dopo aver visto quelle Corvetto, regà, credo che non ho visto cantine peggiori. Scusate, ma questa che cos'è sta piazza un po' così? Con un microonde lì buttato? Sì. Perché cosa faccio? Prendo, chiamo l'AMSA, lo butto lì. No, ma come hanno fatto a buttarlo lì poi? Dalla finestra? No, magari sì, poi puoi scendere, lo butti là e te ne va. Vabbè, ma che gli costava buttarlo a un secchio? O comunque non qua in mezzo, sotto Quelle casa? cose devi attaccarci il coso, AMSA, chiamare, cose. C'è una roba anche gratuita, quindi è proprio una svogliatezza. vera Sì, proprio. zingari. Questo invece è un parrucchiere storico, queste cose, sai? Io da quando ho 13 anni che taglio i capelli qua, questo è proprio storico. Tutti i ragazzi di Piazza Prealpi, Quarto Giaro, tutti qua li tagliano, tutti. Ed è il Addirittura proprietario. gli altri quartieri? Sì, il Ma proprietario è chiuso? lui. No, è aperto. Ciao, Stiamo facendo il video posso? con Cicalone. Ciao, ma hai detto sei il parrucchiere storico, vengono da tutti i quartieri qua. Possiamo entrare? Certo, prego. Di dove sei Io originario? sono origine Turchia. Turchia. Sono in questo negozio da 18 anni. Sono ragazzi tutti Quarto Giaro, Piazza Napoli, di Macmaon, Ostro, cioè certe zone sono arrivati tutti qua. E poi siamo qua ancora, continuiamo come 18 anni fa. È stato il primo parrucchiere che io sono stato qua. Primo. E poi sto a vedere dei prezzi molto popolari, perlomeno Sì, ma- per Milano o per le grandi prezzo, città. Sì, prezzo normale, quindi facciamo bei servizi per tutto. Una volta se diciamo Anatolia conosce tutti. Particolari i capelli, perché vedo li fai con la Allora, questo lametta. taglio che lametta è, poco parole, è un negozio che è creato da qua. 2008 non avevano nessuno conoscente questo taglio. Creato io poco per un po' certe persone e poi è diventato un po' famoso nel 2010-2011 e poi abbiamo creato altri tagli, più servizi beni, quindi niente, continuiamo come prima. Vengo qui che... cosa avevo? Un piccolo. 12 anni più o meno. Piangeva ancora quando si faceva i capelli. Quando mi faceva ancora la lametta ancora mi faceva il solletico. Cresciuti e basta. Buon parrucchiere, sempre stata anche una bravissima persona. Mehmet. Tu sei delle case popolari o delle case private? Magari private. Private, guarda, se superi il ponte ne trovi di gente. Infatti Le case stavamo private, vedendo la differenza tra le varie case popolari e quelle private. Basta passare prima del ponte già vedi le casapecchie. Superi il ponte c'è la grigna bella. Già vedi una villetta qua fuori proprio. Quello è il sottopasso, già. Il sottopasso, dove ci sono le scale c'è il sottopasso. Capito, qua siamo in circonvallazione piena, qua è tutto movimentato, infatti vedi questo ponte collega la nostra zona con San Siro, collega Piazza Prealpi fino a San Siro, arriva fino a Piazzale Lotto il ponte. Qui sta passando in un'altra zona del quartiere, qua è tutto graffittato dal primo all'ultimo perché qua più che altro diciamo che è tradizione, più che tradizione qua è una roba che va avanti
da tanto tempo che pure ci sono i bei Writers. lavori, oh, ammazza. Sì, guarda che sì, roba. bella roba, infatti anche sotto passo ce ne sono di belle robe. Vengono da tutta Milano qua a fare i graffiti. Sì, tutti i migliori gruppi, VCA, E che quei ne gruppi pensi là. di quelli bravi a fare i graffiti? Ah, che sono dei fenomeni, a me piace quel mondo là. È una forma artistica. Qualche anche quella. volta io conosco gente di qualche gruppetto, di qualche bel gruppo che conta a Milano, nei Writers. Io sono stato a yardare, che vuol dire che andare nella stazione dei treni, mentre i treni sono fermi e vai a pitturare sopra i treni. E io l'ho fatta quella roba. Anche di notte? Di notte, solo di notte. Sotto il ponte c'è puzza? Vabbè, ma non è neanche Sai, sono abituato ai puzze, sono stato nei peggio posti. Beh sì, adesso sì. cantina di Corvette. Vuoi fare doppia P? Non sei mai stato qui, in mezzo ai vicoli, vendono la GV. Siamo fatti così, tutti bastardi qui, zero infami qui, ehi. Ti strappano le collane per portare il pane a casa. Hai parlato della piazza ma fra tu non conti nada. In mezzo a case Aller dove tutto si è fermato, dove per queste strade non rendiamo ancora lo stato. È restato mio fratello in una cella, l'hanno buttato. E nel buio di una cella mio padre si è diplomato. In strada i rispetti grandi mi hanno insegnato. Non tra il disco e le spalle non sputo dove ho mangiato. Perché solo queste strade ci hanno fatto del male, che escono fiori del male, condannati dalla caie. Poi la continuerò in un altro pezzo. Ciao. Piazza Prealpi. Grazie mille. Ciao. Qua sì, sempre murales, tipo quello lì, 25 anni che c'è, 1997-2022. Anzi, no, sono 27 anni, No, perché siamo vabbè. nel 2024. Sì. È la parte scolastica. Qua per esempio c'avevo le elementari, là ci sono le medie e qua dietro ci sono le superiori. Tutti i ragazzi di zona qua hanno fatto le scuole qua. Cioè noi ti abbiamo fatto i complimenti per la padronanza di linguaggio, pensa se andavi a scuola. Secondo me fa ancora il tempo. Faccio ancora in tempo, però mi sono acculturato sempre da solo. Io sono stato bocciato, io a scuola ero bravo nelle materie, era il comportamento che era una testa di cazzo. Sono stato bocciato per quello, a me piace tanto la storia. Non parlo solo della strada, parlo anche tipo della mitologia, tipo ho parlato in certi pezzi di Ulisse, dell'Iliade. A me piace fare la musica ma a modo mio. Io faccio la musica perché piace a me. Ovvio, come non posso fare una cosa che non piace a me. Mi sentirei forzato nel farla e non mi piacerebbe, non ci troverei la voglia. Sono arrivato a un punto che se non vado in studio mi annoio, non so che fare. Mi ritrovo così, mi giro i pollici. Alla fine devi capire quali sono veramente le cose fattibili e le cose no. Però vabbè, la musica è sempre stata una roba dentro di me. Io comunque canto da quando ho 13 anni, quando sono in prima superiore io canto, dovrei essere, nonostante le bocciature, se fosse andato tutto bene io quest'anno starei finendo la quarta superiore. Il mio piano B, prima ho detto la musica perché il mondo della musica mi piace, come piano B a me piacerebbe avere un locale mio, una discoteca, perché a me piace il mondo notturno. La Milano by Night mi piace, perché Milano si accende di notte. Più che un sogno può anche diventare una realtà perché comunque mio padre lavora nel suo settore, lavora sia nel settore della musica che dei locali, quindi capito. Però una cosa che ho sempre messo in chiaro è che è una passione che ho voluto io, non che mi ha trasmesso mio padre, ok? Anche sì quello, però è una passione che principalmente è partita da me. Però la notte può essere anche bastarda perché la notte può essere anche il momento più sofferente di una persona. E poi anche le strade qua in quartiere di notte non è che siano il massimo, capito? Posso trovarmi gente tutta fatta in giro per strada, cioè, capito? Per come io non ho paura, perché vabbè, comunque, essendo nato e cresciuto qui, la paura di girare in quartiere di sera non c'è mai stata, capito? Senza l'occhio di riguardo, capito? Però comunque sempre la strada di sera, anche se sei nel tuo quartiere,
devi sempre stare attento alla sera, perché non sai mai chi ti puoi beccare, magari ti becchi, che ne so, un tossico tutto fatto che per farsi una busta ti viene a rapinare, ti viene a provare a rapinare, ti punta un coltello così, però io ho sempre abitato qui, ho sempre girato di sera qui, da quando ho 10 anni, 11 anni, 12 anni così, non mi è mai successo niente. Sì, è una roba che di certo non puoi dimenticarti, vedere tua madre. Ti ha insegnato tanto. Sì, dall'altra parte del tavolo della stanza, così a piangerti addosso, certo. Perché sei in comunità. Vabbè, ma non lo trovo neanche una roba, capito? Non è neanche ti prendi a male là, in quel momento a vedere tua madre a piangere davanti a te. È una roba che ti dispiace. È una roba che ti dispiace perché, capito, sembra che ci sia momenti più male mia madre che io. Ma è così. È così la realtà. Perché alla fine, dopo un po', ti abitui. Io te lo dico, io Ti preoccupa sinceramente a una certa che mi fai star male abituavo. tua madre. Sì, poi vabbè anche mia madre e mio padre a una certa sono abituati e basta, hanno accettato il tutto e basta.